Questo è uno spiritual. Anche questo è uno spiritual. Nobody knows the color I see. Nobody knows but Jesus. Questi sono canti di argomento religioso nati in America dagli schiavi africani. Stiamo parlando del periodo che va dagli ultimi decenni del 1700 fino all'abolizione della schiavitù, legalmente avvenuta nel 1865. Sono una combinazione sonora tra i canti cristiani della tradizione europea, con una buona fetta di quelli della tradizione protestante, e ovviamente tutte quelle che sono le sonorità, le radici musicali africane. Gli argomenti sono tratti dall'Antico Testamento e dal Nuovo Testamento, con una predilezione per l'Antico Testamento, e quello su cui noi punteremo l'attenzione appunto è ovviamente quello che è l'aspetto musicale, che è poi la grande novità. Questi spiritual sono stati alla base della nascita del jazz, insieme al blues, insieme ai war song, insieme al ragtime, sono le origini di quella che sarà questo grosso avvenimento poi musicale che è il jazz e che influenzerà tutta la musica, non solo americana, ma a livello globale. Parliamo di un periodo per gli spiritual, quello che vi ho detto, proprio fino all'abolizione della schiavitù. La condizione di questi schiavi è assolutamente nota e ben chiara, quindi tutte le loro radici venivano sradicate, non potevano professare un loro credo. Gli viene imposta la religione cristiana e diventano questi canti una sorta di necessità e adattamento. Una necessità immediata che è anche quella dell'espressione, del dolore e anche della speranza però, perché questa fede dà loro una possibilità di una condizione migliore, ovviamente, dopo la morte. E anche nel manifestare, nel far uscire quelle che sono le sonorità che vengono fuori per forza. È vero che si deve sradicare, vogliono e riescono a sradicare qualunque tipo di radice per quanto riguarda gli schiavisti su queste comunità, ma le sonorità, il modo di cantare, il modo di muoversi, quando loro lo potevano fare ovviamente, viene fuori in questi canti. Queste sonorità fanno veramente creano una necessità e diventano un fare comunità per ricordare casa. Quando si riunivano in maniera più clandestina, quando loro riuscivano, ecco che davano libero sfogo al canto, ma al canto anche fisico, che è una cosa istintiva di queste popolazioni. L'aspetto del movimento è importantissimo. In altre situazioni era ovviamente vietato anche utilizzare strumenti della tradizione africana in assoluto. E quindi abbiamo dei canti con delle particolarità. Diciamo che una tra le caratteristiche che mettiamo in evidenza è proprio quella anche della forma, del procedere di questi canti. Quello che viene chiamata la chiamata-risposta, scusate, la sovrapposizione. Cioè il predicatore esegue una melodia, spesso anche improvvisando, e il coro risponde.
è un momento tipico che bene abbiamo presente, non so, in tantissimi film avete questa immagine, a me ne viene uno perché sono particolarmente legata a questo film, non lo so se vi dico tu hai visto la luce, avete presente Blues Brothers, in questo caso James Brown, predicatore in quel momento lì, poi parte proprio anche l'aspetto grottesco del movimento esasperato, esagerato. Qui stiamo parlando ovviamente di un altro periodo, di un altro momento. Andiamo a sentire un momento, noi abbiamo sentito all'inizio due esempi, Go Down Moses e Nobody Knows the Trouble I See. Risentiamo un momento di Go Down Moses in cui proprio c'è questa chiamata e risposta. When Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand. Let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land. Tell old Pharaoh. Sono una tipologia di canti, ricordiamoci sempre stiamo parlando di un periodo di schiavi, quindi gente che cantava senza ovviamente la possibilità di studiare, quindi di scrivere, poi questi canti vengono tramandati oralmente e poi dopo avremo tutta la letteratura anche scritta successivamente. Canti intimi, di andamento lento, ne sentiamo un altro che abbiamo già trattato anche in un altro video, ne parliamo dopo, iniziamo subito con sentire anche quest'altro esempio di questo canto. Swing low, sweet chariot, coming to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming to carry me home. È importante ascoltarli, è il modo migliore per conoscerli. Di questo canto ne abbiamo già parlato, Swing Low, Sweet Chariot è il titolo. Noi abbiamo trattato in un video l'analisi della Sinfonia dal Nuovo Mondo di Antonín Dvořák, compositore boemo, seconda metà dell'Ottocento. Questo compositore ha scritto questa sinfonia quando era in America a dirigere il Conservatorio di New York e all'interno, ispirandosi Sinfonia dal Nuovo Mondo, quindi un omaggio all'America, si ispira alle tradizioni musicali americane che lui ricerca, studia e ha la possibilità di conoscere. E quali sono quelle su cui lui si basa e che ama e apprezza moltissimo? Gli spirituals e anche i canti dei nativi americani. E all'interno del primo movimento c'è una melodia che molti hanno associato proprio a questo spiritual che abbiamo appena sentito. Lo abbiamo sentito un altro appunto di andamento lento, malinconico, qui cantato da una voce solista, Paul Robeson, che è stato un musicista importantissimo per la diffusione di questi canti. Nella prima metà del Novecento, molto apprezzato, faceva dei recital dove gli spirituals erano molto presenti proprio per la conoscenza. Oltre a lui, tanti personaggi sono importanti per questa conoscenza e divulgazione degli spirituals. Ad esempio, i gruppi importanti, tra questi i Fisk Jubilee Singers, che abbiamo sentito sia nel primo Go Down Moses e anche il secondo, e Nobody Knows. È un gruppo storico, quindi avete sentito, se avete una buona memoria,
due sonorità e due periodi diversi, per Nobody sicuramente più antico e Godin Moses più recente. È un gruppo storico fondato nel 1871 nella Fisk University, quindi questi studenti afroamericani che cantano, fanno conoscere, allargano la conoscenza di questa importantissima musica base, storia della musica americana in America e non solo, con recital anche in Europa. Ecco che la diffusione avviene, si allarga e si apprezza. Quelli che abbiamo sentito fino adesso come esempi sono, ripeto, tutti piuttosto malinconici, gli argomenti sono sempre abbastanza legati alla loro condizione, ma come vi ho detto lenti. Ci sono ovviamente anche quelli più ritmati, più mossi. Ecco, adesso sentiamone un altro esempio, subito. Joshua took the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. You may talk about the king of Gideon, you may talk about the man of Saul. There's none that goes Joshua at the battle of Jericho. Joshua took the battle of Jericho. Qui avete sentito una voce che già di per sé vi acchiappa al volo. Maybelle, Big Maybelle. Qui le voci sono importanti, una voce rhythm and blues, Joshua, with the Battle of Jericho. Non c'era bisogno di dirvelo, ma per correttezza diamo anche il titolo. Le voci, gli arrangiamenti, ecco, questo è importante da dire e da sottolineare. Io vi ho fatto sentire degli esempi, ma se cercate, trovate versioni di tutti i tipi, di tutte le qualità, ed è il bello di questa musica e di questa freschezza. Basta una voce diversa e un momento di improvvisazione diverso che cambia tutto su una base sempre ben presente. Mi viene in mente un'altra voce che, se vi capita, ascoltatela, che è spettacolare, un'altra big, Mama Thornton, una voce blues spettacolare, che anche lei ha portato avanti molto all'interno della sua carriera musicale, la conoscenza e la divulgazione degli spirituals. Ricordiamolo e ribadiamolo ancora, gli spiritual sono questo, quello che va in quel periodo, quello che emerge, che cresce e che si afferma in quel periodo, fino all'abolizione della schiavitù. Poi i canti religiosi continuano, ecco che però si trasformano, si modificano, si arricchiscono, diventano i gospel. In questo caso molto spesso sentiamo questo termine un po' sovrapposto a spiritual, però sono almeno da mettere in evidenza come periodi diversi, uno in un contesto storico, l'altro successivo, e che quindi è influenzato anche da tutto il resto. Per farla semplice e veloce, i gospel sono più collettivi, più celebrativi, gli spiritual erano più intimi, più malinconici o personali. Sono due momenti. Quello che prendo spunto da O Happy Day, che è ovviamente un gospel famosissimo, che noi molto spesso lo associamo al periodo natalizio, anche se l'argomento trattato non è un argomento natalizio. Prendo spunto per farvi soffermare su una differenza storica che magari non tutti notano. Questo però non solo nei gospel o negli spiritual, ma che riguarda proprio quello che dicevamo sulla spontaneità del movimento, del ritmo, delle culture, delle comunità africane. Il battere le mani. Adesso vi faccio sentire un altro momento, in maniera evidente, di O Happy Day, dove c'è il battito. Ascoltatelo con attenzione. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Yeah, when Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. Well, my Jesus walked. When Jesus walked. He washed my sins away. Qui parliamo di storia, di quello che uno ha
come bagaglio personale. Come avviene il battito delle mani? Non sul tempo forte, ma sul tempo debole. Non tum, tum, ma nella parte non del battere, ma del levare. La nostra tradizione storica europea tradizionale prevede e ci porta spontaneamente ad appoggiarci sul tempo forte. Facciamo un esempio brevissimo, rapido, che così toglie qualunque dubbio. Rimaniamo tutto sommato in campo natalizio. Marcia di Radetzky. Nel concerto di Capodanno a Vienna, ben sapete, viene richiesta la partecipazione attiva del pubblico con il battito delle mani. E come avviene questo battito delle mani? Breve momento, ma chiarissimo. Sono sul battere, zarazan, 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 zarazan. Non sul levare. Tarazan, tarazan. Tradizione africana alleggerisce sul tempo debole. Tradizione europea un po' appesantisce. Alla prossima.